Ciao a tutti amici di Fishing Evolution. Qualche giorno fa dovevo fare un'intervista tramite Zoom ad un personaggio che oggi vedete qui a fianco a me e fortunatamente abbiamo avuto un problema internet e così l'amico Lino Materazzo si è praticamente proposto di venire qua. Dice: sai che c'è? Ti vengo a trovare, mi offri il caffè e ci facciamo una chiacchierata. Almeno la cosa rimane più facile. Bella, vero? E ci vediamo in faccia. Bellissima sta cosa, molto bella. Noi ci siamo fatti una chiacchierata già, non lo so da quant'è che sei, sì, circa un'oretta, insomma, abbiamo chiacchierato. Adesso la facciamo qui, direttamente davanti alla telecamera per pubblicarla sul canale Fishing Evolution e insieme a Lino Materazzo oggi parleremo di un accessorio, un terminale, come lo possiamo chiamare? Un terminale per la pesca, diciamo, per mettere più esca vicino e avere, invece che due braccioli distaccati, due braccioli molto vicini che concedono più odore e più visibilità ai pesci dentro l'acqua, perché diciamo l'esca è più concentrata e sicuramente dà tantissimo odore. Non spoileriamo perché ve ne parliamo tra poco. Nel frattempo però prima vi presento il personaggio che ho qui alla mia destra, per quei pochissimi, ma penso nessuno, del mondo della pesca che non lo conoscono. Lui è Lino Materazzo. Io in arte una volta era Pesciolino, anzi quando io ho conosciuto Lino Materazzo era Pesciolino e lo conobbi circa 20 anni fa. E 20 anni fa già dispensava consigli. E mi ricordo tra le prime cose che mi disse c'è questo terminale di cui parliamo oggi, che mi è rimasto qui impresso e dopo 20 anni siamo qui a fargli domande. Però intanto ve lo presento. Lino Materazzo è attualmente, oggi nel 2002, CT della nazionale italiana maschile Under 21. L'abbiamo già visto anche in Spagna, se mi avete seguito lì a Peniscola nel mondiale Under 21, e lo vedremo anche tra poco in Francia alla Tremblade. Si torna là. L'anno scorso c'è stata la nazionale senior, quest'anno ci vanno i ragazzi, le sì, nuove leve portate da Lino Materazzo e vice CT Massimiliano Giasic, no? E poi c'è anche la nazionale Under 16 con Antonelli, Agostino Antonelli e Alfio Vattiato. E poi è anche CT della nazionale italiana a coppie. A coppie, sì. E sei stato anche in Portogallo, io non sono venuto. In Portogallo, sì, lì non sei. Oltre poi a non so quanti risultati in carriera, ma diceli tu qualche risultato, dai. Ma più che i risultati è la gratificazione a tutti i sacrifici che ogni pescatore e garista fa, l'impegno, l'umiltà che ci mette nell'affrontare ogni volta il mare, il rispetto del mare e degli atleti che ti stanno vicino. Comunque dal titolo italiano, provinciale, regionale, abbiamo vinto dei mondiali, poi uno rimane un po' senza parole, ma non perché non vuole elencare, ma sicuramente arrivata a una certa età come la mia, circa 60 anni, adesso stiamo parlando, ma per me è rivolto tutto ai giovani e con amore cerco di dargli tutti i consigli possibili. Che però tu in realtà hai sempre avuto, adesso più di prima, perché dici adesso ho 60 anni, quindi quello che so mi piacerebbe poi metterlo in campo a disposizione dei giovani, però in realtà ce l'hai sempre avuta questa vena, perché da quando ti conosco tu sei quello che è sempre andato a pesca indifferentemente con tutti. Con tutti, sì. Allora, io ho fatto sempre un esame di coscienza dicendo: non è l'attrezzatura che vince, ma sicuramente la mentalità che hai, il cervello che usi in quel momento, e la pesca, come tante altre cose, vogliono la mente spiccia, così chiamata. Se hai dei problemi riesce meno bene quello che stai facendo. Il ragionamento va fatto un po' alla base prima di iniziare, la preparazione di tutto ciò che serve per andare a pesca
deve essere fatta a casa, diciamo, a casa o insomma prima di arrivare sul campo cosiddetto c'è di una battaglia. grande parte di preparazione, cioè, Tre quarti, diciamo che quando si dice la gara, gran parte della metà gara la vinci a casa, metà gara si vince a casa, un 25% è il picchetto che ti capita e un altro 25% è l'attrezzatura. Adesso non voglio discriminare l'attrezzatura, ma oggi siamo arrivati ad un punto dove l'attrezzatura, male o bene, è ottima quasi per tutti. sì. Troveremo uno su 1000 che non ha un'attrezzatura idonea, ma quello sarà sempre il solito improvvisato, quello che si approccia per la prima volta Sì. vicino al mare. Sì. Poi una cosa importantissima è la lettura del mare. Purtroppo, E qui è un articolo un po' lungo da forse in un altro momento. Sulla lettura del mare io te lo dico qua adesso, così almeno abbiamo testimoni. Ti inviterò un'altra volta per parlare, ma forse anche due. Due, perché dobbiamo fare due cose. Chissà, magari Una sulla carta e una al mare. Vedi, perché quello che si dice sulla carta possiamo fare tanti segni. Sì. Ma la realtà la vediamo soltanto al mare. Bello, mi piace. Se vi piace questa proposta, comunicatelo subito, mettete un like, scrivetelo sotto nei commenti. È andata, Prossimi appuntamenti con Lino, lettura del mare, ne parliamo qui e poi uno in spiaggia. Andiamo proprio a vedere. Con l'attrezzatura partiremo, cercheremo di individuare in quel modo lo spot migliore in quel posto di pesca, diciamo che può essere in varie parti d'Italia, quello che sarà non è quello il problema, quello che ci farà capire dov'è lo spot migliore lo leggeremo sia sulla sabbia che nel modo ondoso che ci si presenta davanti. Dai, grande. Allora, diciamo che possiamo entrare nel vivo di questa intervista e andare a spoilerare di cosa parliamo oggi? Certo. Allora, io ho voluto chiamare Lino Materazzo per parlare di questa lenza, trave, terminale, chiamiamolo così, poi adesso lo capirete, perché sul mio canale, insomma, trovate tante nozioni, no? In merito al come si fa questo, come si fa quell'altro, come si costruisce in trave, eccetera. Quindi era arrivato il momento di parlare di un terminale che per un po' di anni sembrava quasi sparito. Sì. Andava alla grande negli anni 90. Sì, andava alla grande perché era la novità. Era la novità. Poi, allora aspetta, il problema è stato uno. Si è passato da 2 canne ad una canna sola. Ecco. Pescare da due ami a 3 ami. Il trave è stato leggermente modificato e a quel punto ognuno di noi ha fatto una scelta dove adoperare o non adoperare certi tipi di terminali, diciamo. La linea longa è un proseguimento della vipera, perché la vipera, diciamo, un bracciolo così con 2 ami, e la linea longa è con 3 ami. Con 2 fili, diciamo, io lo chiamo un bracciolo con 2 fili, con due innesti. con 2 ami, con 2 derivazioni. Esatto. La linea longa è a 3. Adesso, diciamo, non è che stiamo uscendo dal tema, ma per dare un esempio. Esatto. Oggi come oggi la linea longa è un componente del garista, diciamo non del pescatore normale, perché non si mette a perdere tempo a fare certe cose, ma il garista, girando nel mondo, girando in altri mari, in oceano, ne ha bisogno. La vipera è un rimpicciolimento, diciamo, di una linea longa. Una linea. Hanno la stessa funzione, 3 braccioli o 2 braccioli molto vicini, danno molto più odore, quindi concentrano l'esca il doppio di un amo normale, però fanno volume e automaticamente anche visibilmente danno molto impatto. E quindi, ragazzi, avete capito, in questa intervista che sto facendo a Lino oggi parliamo della vipera. Qualcuno la chiama bilancino, qualcuno lo chiama biamo, ma biamo in realtà è un po' più il paternoster, qualcuno lo chiama vipera. Noi lo chiamiamo vipera. Adesso, in questa intervista parleremo della vipera. La vipera cos'è praticamente? Allora, la vipera, diciamo che il nome già ti fa capire la lingua della vipera, che sono 2 braccioli fatti a V, che uno lo può fare più corto o più lungo,
o tutte e due uguali, non è un problema quello lì, a seconda del proprio piacimento, diciamo. Io uso uno leggermente più alto, uno leggermente più basso, che sono molto vicini, comunque non distaccati, che battono uno attaccato all'altro. Poi le faremo vedere, facciamo, Certo. ne montiamo una Ne alla montiamo fine. uno al volo, certo. Quindi seguite questo video perché alla fine facciamo anche la parte di costruzione. Sì. È molto attirante, ci si possono prendere due pesci insieme, perché i due ami non è detto che li mangi tutte e due lo stesso pesce, Ok. ma sicuramente quando c'è frenesia alimentare, che sono branchi di pesci, c'è la possibilità che due pesci si litighino l'esca. A quel punto Soprattutto mormore? mormore, sì, grufolatori. Ok. Spatoli, mormore, maggiormente sono quelli. Ok. Può essere anche il saraco, ma diciamo il saraco è più un po', diciamo, maggiormente. Poi se la facciamo a galla, ci si possono prendere aguglie, lecce stelle, Quindi possiamo anche utilizzare la vipera a galla, sì sì, rialzandola. rialzandola. Ok. Naturalmente con fili più sottili, ma diciamo si può adoperare in qualsiasi modo. Non è una lenza che ci crei problemi. Lunghezza standard di una bracciolo, che a questo punto è un bracciolo, È un bracciolo chiamiamolo un normale. bracciolo. La lunghezza standard Può andare dai 90 ai 150, ai 170 centimetri. Quando uno gareggia, diciamo, nella competizione ha dei travi, diciamo il pescatore normale magari potrebbe anche non fare il trave, ma non è quello il problema. Il bracciolo può essere da 90 centimetri, da 100, 120, quello in base a come vi regolate voi. Non è che c'è una misura standard, è variabile in base alle esigenze, anche da 2 metri. e praticamente quindi bracciolo e poi sotto abbiamo il bilancino, Il bracciolo no? abbiamo, Chiamiamolo sì, il doppio sì, bracciolo. il doppio bracciolo. E abbiamo detto uno più lungo, uno più corto in Sì, relazione l'importante è all'innesco. che l'esca si tocchi, che sia tutto un corpo, diciamo, tra ok. un ramo e l'altro, o pari o uniti, o uno leggermente più corto dell'altro. Lunghezza dei braccioli all'incirca, cioè delle Intorno parti intorno finali? ai 15 centimetri. Uno può essere i 15, uno 18, uno 14, uno 20, ma insomma diciamo anche quanta esca uno usa normalmente nell'amo. Quindi ti fai anche, ecco, la lunghezza la puoi relazionare in base a quanto pensi di innescare. Ma normalmente si fa un innesco medio dai 7-8 cm e 8 cm, se diciamo questo è l'innesco più lungo, il secondo ci sarà non uno sopra l'altro, ma perlomeno a battere uno sull'altro. Ok. Senti, ti è mai capitato di un pesce che ti mangia tutti e due gli ami? Sì, oltre nella vipera è successo anche nei braccioli Nei normali. braccioli classici. Sì, può succedere. E da quello che hai detto prima capita pure, nonostante siano molto vicini, capitano due pesci perché quando c'è la mormora può andare in sì, la mormora competizione. essendo un pesce di branco normalmente è quello che più facile che succeda. Se ci sono branchi di mormore magari di media grandezza o anche discretamente, non è un problema quello, normalmente più sono grandi i branchi più sono piccoli i pesci. È difficile che pesci molto grandi siano in branchi molto grandi. Diciamo è relazionato in base alla grandezza, diminuisce il numero degli esemplari che va insieme. Più sono grandi e più diventano solitari. Solitari, sì. Allora diciamo che mormore da 25 cm, diciamo dai 20 ai 25 cm, è facile poterne prendere due, uno per amo. Domanda, e a questo punto è facile, cioè la mormora può fare il gioco nostro, nel senso la prima mormora che arriva mangiando, che ovviamente poi muove l'esca, la scarroccia, può invitare l'altro? Certo, è quello che... O se i pesci sono molto vicini, come il primo pesce mangia la prima esca, la seconda si muove, l'altro pesce ci si fionda, perché quando i pesci vengono a terra vengono per mangiare, non è che vengono a fare la passeggiatina turistica. E allora, trovando da mangiare, cercano di non farlo prendere agli altri. Tenendo conto che, parlando da garista, da agonista, massimo 3 ami.
Sì. due ce l'abbiamo in fondo, ma la vipera viene montata da sola, quindi devo fare un piombo che sia scorrevole, un long arm, No. eccetera, o comunque posso mettere in fondo una vipera e E sopra un bracciolino. bracciolino. Certo, certo. Allora, chi usa la vipera la usa perché elimina un bracciolo e fa qualche metro in più. Ah, quindi abbiamo anche questo vantaggio quasi. Certo, perché facendo un vantaggio bracciolo aerodinamico. solo più aerodinamico, e invece di fare due braccioli che potrebbero levare 15 metri a bracciolo sul lancio molto pesante, un lancio da metri, eliminando un bracciolo qualche metro in più si prende. Logicamente, ripeto, nelle competizioni si usano quasi sempre 3 ami perché si cerca di sfruttare Certo. il meglio, perché si pesca con una canna sola. Esatto, ottimizzi il massimo dell'esca che puoi mettere. Però uno la può usare da sola Uh-huh. o con 2 ami, cioè con o senza il bracciolino sopra. Il bracciolino sopra. Ricordiamoci sempre che il limite è 3 ami comunque in un trave. In questo caso tu come la utilizzi? O l'hai utilizzata? O consigli di utilizzarla il bracciolo vipera? Sicuramente sempre a terra per i grufolatori. Diciamo che è un pesce più grande normalmente, ma si può usare per le aguglie, si può usare per le ciastelle, un po' per tutti i pesci. Sicuramente è preferibile per questi pesci di superficie adoperare 2 braccioli molto lunghi, ma se io ho bisogno di un bracciolo da 3 metri e il trave comunque non ce l'ho più lungo, non ce la faccio a lanciarlo, sicuramente una vipera mi porta 2 ami anziché uno solo. Okay. E su 10 pesci che uno aggancia può darsi che 2 o 3 volte ne possiamo trovare 2 attaccati. Altra domanda sulla vipera: le esche devono essere uguali? No, non è detto. Consigli di mettere... A mare mosso tante volte si può usare il cannolicchio e automaticamente un americano, oppure un BB e il cannolicchio. Diciamo che gli dai un po' la scelta al pesce che viene a mangiare. Invece per i grufolatori a mare calmo, diciamo, o perlomeno sappiamo che ci sono le mormore o sparli, si pesca normalmente con la renicola o al massimo col coreano. Io credo che, poi dimmi se sbaglio, da quello che vedo, perché poi io girando dietro i campi gara, vedi, hai visto, mi piace anche vedere come pescano gli altri, quindi comprendo e capisco, no? Secondo me una bella mano al ritorno della vipera gliel'ha data proprio la nuova tecnica arrivata da pochi anni, il Japan Style, con queste linee, perché mi è capitato spesso di vedere degli ibridi dove in realtà non sono 1, 2, 3, ma sono 2 e bracciolino sullo stesso bracciolo, quindi non trave 2 ami. Come dicevo prima, uno ha ripreso dall'altro. Allora il Japan Style, la linea longa e la vipera. E diciamo è un corredo di una lenza lunga o abbastanza lunga che ti permette di sondare il mare, ma non è tanto il discorso dei 5 metri quanto questa lunghezza di bracciolo, se viene lanciato nel modo giusto e nella corrente giusta, prima che il bracciolo si metta in corrente sicuramente ha spaziato un raggio di mare superiore a un bracciolo da 1 metro. Ecco, se c'è un pesce nei raggi gli passa davanti. Infatti consigliano, cioè, comunque si consiglia di pescare con queste linee quando hai soprattutto corrente laterale. Corrente laterale, certo. Non primaria, secondaria. Non primaria o secondaria, no. Linea... Allora, noi dovremmo pescare sempre con corrente laterale, che così evitiamo tutti gli ingarbugli e via dicendo, ma quella è un'altra cosa. Sicuramente avendo più peso nel bracciolo con la vipera già si stende da solo, ok, perché il peso dall'altra parte, diciamo, essendo invece che di 2 grammi di esca, io faccio un'ipotesi, è di 4 o di 5, è come un doppio piombo, rimane subito steso, va subito in pesca. E invece con pochissima esca è più facile che il bracciolo scenda
è in modo tortuoso, diciamo, e si può impicciare. Consiglio invece sul lancio con un bracciolo vipera, accorgimenti particolari? No, nessuno. Classico lancio. Classico side, ground, quello che uno vuole. Chi lancia della Madonnina sopra la testa, va bene tutto, non ci sono problemi. L'importante è che, come tutti i lanci, quando uno lancia deve almeno spostare il piombo di una metrata, che a quanto il bracciolo prenda un pochino diverso, diciamo. Ok. Adesso non ci sono problemi. Ok, quindi abbiamo capito che la vipera possiamo utilizzarla indifferentemente a fondo per grufolatori, eventualmente a galla, ma è preferibile, diciamo che rende meglio da grufolatore, che a galla. Ma si può usare, è come una linea longa, si può usare a galla che si può usare a terra, è uguale, non cambia niente. La lunghezza la decidiamo in relazione al trave e all'esigenza di pesca. All'esigenza di pesca. Non siamo obbligati a innescare 2 esche uguali sui 2 ami. Certo. E detto questo, quindi vuol dire che anche i diametri dei braccioli è uguale, può variare da un 0,12, un 0,14 a un 25. Che andremo ovviamente a rapportare all'amo per l'esca che andrà poi se andiamo a Spigolo e vogliamo fare una vipera metteremo un 30, un 35 perché magari a mare mosso. Ecco, facciamo qualche esempio, tipo se andiamo a Spigole, bracciolo e innesco. Un bracciolo fa conto del 35 e anche del 40 perché lavoreremo con un mare in turbolenza. Ok, quindi spigola scaduta, parliamo di spigole, scaduta di spigole. O di pesci. Di spigole, di pesci. Ok. E sicuramente adopereremo da un 30, un 35, anche un 40, non è un problema il filo. E innescheremo? Innescheremo seppia, potremmo innescare bibbi, americano, occhi di canna o cappellotto, non so come uno lo conosce meglio. Quindi possiamo addirittura fare la nostra vipera col 35 con gli ami, perché a questo punto vuol dire che stiamo utilizzando anche ami dell'1, del 2,0, sì. Con questi miei. Allora, è un bracciolo invece che un amo solo con 2, per cui non ci sono problemi. La stessa cosa, possiamo adoperare la seppia, facciamo le striscette di seppia, il calamaro, la sardina, 2 mezze sardine, non ci sono problemi. Sicuramente e dove si lancia. Ok, di quello ne parleremo nelle altre 2 interviste. Nylon e fluorocarbon, perché alcuni, anzi diciamo che ultimamente con l'avvento del Japan Style più di qualcuno monta il bracciolino vipera addirittura con poliestere, rimane rigidissimo. Ma è una questione, allora diciamo che già su questi tipi di lenza si lavora su diametri non troppo sottili. Per cui un fluorocarbon o un filo così volgarmente chiamato plasticone, diciamo, possiamo adoperare sia l'uno che l'altro. L'importante è che non sia troppo morbido. La proviamo, cioè dobbiamo vedere, a parte adesso la costruiamo, insomma facciamo vedere insomma come cade. Lavora già bene del suo sia la linea longa che la vipera, non ci sono problemi. Il problema può essere uno solo, se è poca esca. Allora, vuole l'esca la vipera. È inutile, insomma. Noi dobbiamo fare volume. 2 ami e poi non ci metti l'esca. E non ci mettiamo l'esca, giusto? Allora dobbiamo dare una quantità d'esca abbondante e avremo un grande risultato. Bene. Che dici? La costruiamo una? Facciamo vedere? Così. Dai. Ci mettiamo il via. Ho voluto provare la vipera che mi ha insegnato Lino Materazzo. Che spettacolo! Belle! Iniziamo, non guardate il colore del filo e nella grandezza d'amo, perché in questo modo io posso farvi vedere nel migliore dei modi come costruirla.
poi voi lo costruite in fluorocarbo, in nylon, come volete, ma non è quello l'importante. Però questo filo che è rosso sicuramente si vedrà molto meglio di uno trasparente in questo caso. Allora iniziamo a fare un'asola abbastanza ampia dove potremo attaccare alla fine dell'asola. Allora, adesso infiliamo nel cerchio 3 volte il filo e accompagneremo il nodo. Il nodo viene effettuato, tirato abbastanza bene, e questi 2 fili saranno i 2 braccioli dove vengono attaccati gli ami. Leviamo il filo superfluo di uno e poi tagliamo a metà l'altro. In questo caso, ecco qua, sono 2 braccioli, penso che si vedano bene, l'uno e l'altro, non so se si vedono bene così, e legheremo gli ami. Come ho già detto prima, ognuno di noi poi legherà l'amo che vuole a paletta o con l'occhiello, ma non è quello il problema di questo, in questo caso. Allora, lo faccio con più nodi di solito, però questo vi serva per esempio che tutti e 2 i fili vanno in su, e questo lo fa non tagliandolo a paro ma leggermente, non so se si vede, con un piccolo baffetto che l'esca gli fa tipo da fermaesca, e questo qui è uno. Misureremo l'altro, invece di farlo leveremo 20 cm e legheremo il secondo amo. Poi ognuno di noi lo legherà a modo suo. Allora, adesso una cosa importante per farvi vedere tutto: se Andrea ha 2 esche finte da trode o qualcosa del genere, vi faremo vedere l'effetto abbiamo fatto un po' un sacrificio di infilare queste 2 esche in silicone, però vi voglio far vedere come lavora il bracciolo, diciamo. Adesso piano piano cercheremo di mandarlo su, anzi piano piano va. Diciamo che non è arenicola, ma insomma un buon effetto visivo spero che ve lo dia. Allora, 1 e 2. Visibilità e compattezza nello stesso momento dentro l'acqua. Allora, questi sono i 2 inneschi a battuta uno vicino l'altro, crea volume e nello stesso tempo, oltre al volume, sono 2 inneschi che possono insidiare 2 pesci contemporaneamente. Il doppio colore è stato dato apposta per far vedere che possono essere 2 esche differenti. Semplicissimo ed efficace. Questo è il nodo di base dove siamo partiti con le 2 derivazioni per i 2 braccioli. Adesso, per non far rimanere i braccioli molto vicini così, adopereremo un sistema molto semplice. Facciamo un nodo alla rovescio di quello che abbiamo fatto prima, con ben 3 giri su se stesso. Ecco qua, 3 giri,
e piano piano accompagniamo l'amo verso il nodo di base della giunzione dei due fili. Così avremo un nodo che ha divaricato tutti e due i fili. Vedete? Anche se non lo muoviamo, gli ami rimangono distaccati. È un nodo che ha divaricato tutti e due i braccioli, molto importante. Io mi sono goduto il montaggio di questa vipera dall'altra parte, come vuoi. E ringrazio Lino. È stato un piacere. Per essere venuto di persona, meglio, no? Perché poi alla fine su Zoom avremmo fatto una bella intervista, ma non avrei potuto chiedergli O per di bene montare. o per niente. Esatto, facciamole per bene le cose. E facciamo un recap rapido allora, quindi due ami in fondo, possiamo tranquillamente utilizzarla da gruffolatore oppure sgallarla. Ah, non abbiamo parlato, ma sgallarla eventualmente con un flotterino, cioè flotterino prima dell'esca o flotterino classico? Su una. Se vogliamo poi variare un pochino l'altezza delle due esche, la metteremo su uno solo e uno rimarrà più basso e farà da bilanciere. Ah, perfetto, ok. O su tutte e due volendo, non c'è problema. Ottimo, abbiamo imparato la vipera. Qualcuno la chiama bilancino, ma comunque l'effetto è quello. Abbiamo visto come farla utilizzando un unico filo, perché cosa importante che non abbiamo detto è che ci sono vari sistemi di creare una vipera e questo è un sistema veramente utile perché si crea la vipera, quindi due braccioli utilizzando il filo che stai utilizzando per braccioli, senza unire nulla praticamente. Unico monofilo che finisce con due ami e poi abbiamo visto quel bellissimo nodo alla fine che qualora dovessimo utilizzare dei nylon morbidi, ecco qui, un nodo che ci aiuta a staccare in partenza i due braccioli evitando che si ingrovigliano l'uno con l'altro. Molto bello questo accorgimento che abbiamo visto alla fine. Possiamo utilizzare due esche, l'abbiamo detto. Bene, adesso non vi rimane che andare a provare la vipera in pesca con due braccioli alla fine oppure due braccioli e un bracciolino sopra, decidete voi e fateci sapere sotto questo video se l'avete utilizzata, che pesci ci avete fatto e come vi siete trovati. Io ringrazio Lino Materazzo, grazie CT. Ci mancherebbe altro. Grazie CT. Speriamo che queste cose che abbiamo detto siano di valido aiuto. Ecco, e fatecelo sapere, mi raccomando. Certo. Se noi non ci vediamo prima per qualche altra intervista, ci vedremo in Francia. Certo. Ok, grazie mille. Ciao Lino. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Dopo quel video ho avuto poi l'onore di seguire Lino al mondiale Under 21 di cui lui era il CT della nazionale dei ragazzi di surfcasting, mondiale che si disputò poi in Francia un mese dopo aver registrato il video proprio qui dove sono adesso, esattamente aprile 2022. E lì ci eravamo ripromessi di vederci poi qui a Roma per proseguire la conversazione, quella lasciata a metà sull'interpretazione e sulla lettura del mare, un tema su cui Lino era tra l'altro ritenuto uno dei più grandi esperti in assoluto. Dopo la Francia però non ho più avuto modo di vederlo e il 2 ottobre 2022 Lino si è spento, lasciandoci con un vuoto incolmabile. Lino era un uomo di un'immensa generosità, era sempre pronto a condividere il suo tempo, le sue conoscenze, la sua passione con tutti noi. E appunto per questo il patrimonio che ci lascia è praticamente immenso. Ha investito il suo tempo e il suo cuore per arricchire le nostre vite. Per quanto doloroso sia pensare che non lo vedremo più, che non sentiremo più la sua risata o che non ascolteremo più i suoi consigli, le sue barzellette, i suoi aneddoti, sappiamo che Lino in realtà non è realmente andato via. Vive ancora in ogni pescatore che ha personalmente influenzato, in ogni persona che ha toccato con la sua generosità. Ed è proprio questo che renderà Lino eterno, quello che lo renderà a vivere nei nostri cuori, nelle nostre pescate. Chiunque ha avuto la possibilità
di conoscerlo, di pescarci insieme, in un modo o nell'altro, continuerà a farlo vivere proprio grazie a quello che ci ha insegnato. Grazie Lino.